Benvenuti a tutti sul mio canale. Oggi siamo su Hotline Miami 2 per la guida completa dei trofei del suddetto gioco. Il platino in questione non sarà una passeggiata, non è un gioco estremamente semplice, nemmeno estremamente difficile, però vi assicuro che vi divertirete un mondo. I trofei da ottenere sono 28, senza contare il platino chiaramente, ed in questo primo video li tratteremo quasi tutti. Il secondo video invece, che troverete in descrizione, sarà dedicato al trofeo 1800 Get Help, che ci richiede di terminare il gioco in modalità difficile, ma che sarà una stupidaggine da affrontare in confronto ai trofei ostici che avremo guadagnato nella nostra prima run. I trofei in questione, questi ostici, sono 1800 Goddamn e A Box Full of Sharp Object, che è notoriamente buggato, però se facciamo le cose fatte benino, a modino, riusciremo a ottenerlo senza troppi problemi. Allora, il primo 1800 Goddamn ci richiede di ottenere una valutazione di punteggio A+ o superiore, quindi la S, in tutti e 25 livelli, sono 24 livelli più il livello bonus. Il secondo invece, A Box Full of Sharp Object, ci richiede di usare tutte le armi per uccidere almeno un nemico, tenendo presente che le esecuzioni a terra e le uccisioni mentre il nemico è appoggiato al muro non contano per il trofeo. Quindi mi raccomando, quando dovrete usare un'arma per questo trofeo, accertatevi sempre di uccidere un nemico in piedi, sano, vivo. Questi due trofei li definisco ostici, nel senso che non saranno facili come gli altri, ma non vi aspettate niente di improponibile, Solo un po' di sana e divertente sfida. Certo, se siete persone che si abbattono alla prima difficoltà e chiamano il cugino dal Belgio, dalla Francia, quello bravo, per fargli completare le sfide al posto loro, lasciate perdere, continuate a spippolare sui menu di foot, non è roba per voi. Se invece siete persone attive, vive, alla ricerca di nuovi stimoli, sempre in evoluzione, avrete la grandissima possibilità di mettervi alla prova nell'allucinante e allucinato mondo di Hotline Miami 2. La guida, come è mia consuetudine, è fatta in modo di prendere tutti i trofei nella maniera più veloce, cercando di evitare i clean up dopo la storia, di ritornare indietro, seleziona capitoli. Vi basterà seguirla dall'inizio alla fine per ottenere quasi tutti i trofei che si prefigge di trattare. Certo, per qualcuno purtroppo saremo obbligati a ripetere livelli precedentemente completati. Poi, ho cambiato recentemente il programma di editing e di registrazione audio pure, e devo ancora affinare la mia capacità nell'utilizzarli al meglio, quindi siate clementi, in particolare sulla mia voce, che da un momento della guida in poi comincerà a cambiare a ogni piezo spinto. Se avete domande non esitate a commentare, ma prima cercate di consultare la guida attraverso i comodi timestamp che troverete nella sezione commenti, perché sicuramente il vostro dubbio o problema è stato già trattato in video. Come al solito non vi chiedo di mettere mi piace, ma se questa produzione vi è piaciuta o servita, fatemi il piacere di scrivere un commentino, giusto per interagire tra anime erranti in cerca di avventure e nuovi mondi da esplorare. Vi lascio la guida, spero di averla realizzata con i giusti crismi e buon platino. Questo è il prologo, il primo livello che giocheremo, non richiede di ottenere la A+, ma potremmo uccidere i nemici con due armi, il martello e il fucile a canne, e prendere il trofeo Follow the Scripts. Fai ciò che dice il regista. Dovremmo fare pedissequamente quello che c'è scritto sotto. È in inglese, ma ve lo traduco io. Cammina con L. Fino a qui ci siamo. Apriamo. A terra, premi X per compiere un'esecuzione. Premi L2 per guardarti intorno. Lo tenete premuto e con la levetta destra vi muovete. Queste sono proprio le basi, è un tutorial. Fate tutto ciò che vi mostro io e che vi dice il regista. Usa L1 per prendere il martello. Agita l'arma con R1 e lanciala con L1. Perfetto. Colpiamolo con R1, uccidiamolo. Ed uccidiamo quell'altro. X sul telefono. Riprendiamo il martello con L1. Saliamo. Prendiamo con L1 lo shotgun. E prendiamo il trofeo. A volte ve lo dà dopo aver sparato, a volte prima, comunque va bene. Primo trofeo preso. Finiamo il livello, completiamolo. Mi raccomando, queste scene non saltatele a pie pari, ma saltatele progressivamente con X. Completato il prologo, l'episodio pilota, passiamo all'atto 1, il primo vero livello, Down Under. Yes. Qui skip intro, assolutamente no, non si sa mai. Proprio per questo vi ho detto di non saltare tenendo premuto cerchio, perché potreste missare qualcosa, qualche trofeo, evitiamo qualsiasi problema. Poi vabbè, io do per scontato che voi vogliate saltare i dialoghi perché sono in inglese, magari volete ascoltarli.
L'unica maschera è questa. In questo livello non ci sono trofei da ottenere, ma ci sono le armi per il trofeo A Box Full of Sharp Object, al quale da questo momento in poi mi riferirò con il termine il trofeo delle armi, ok? Che se no a Box Full mi impappino pure, capito? Fin qui nel prologo dovremmo aver fatto martello e fucile a canne. Ricordatevi che le esecuzioni a terra non valgono. Allora il piano è questo: entriamo, uccidiamo più persone possibili con le armi, ma non tutte, perché sennò poi ci dobbiamo spostare al secondo piano. Poi ci facciamo uccidere dall'ultimo rimasto e ricominciamo finché non avremo ucciso con tutte le armi presenti nel primo livello, che sono, in questo caso, ricordo che sono un pochino random, alcune spawnano fisse, altre sono un po' casuali. Qui vedo un fucile a pompa, la mazza da baseball, un coltello, una catena per il momento, ma la pistola dovrebbe stare al piano di sopra. Quindi entriamo e uccidiamo con queste armi che ho appena nominato. Pompa. Se morite non è un problema. Catena. Tubo. Perfetto. Qui ci sarebbe coltello, ma adesso ci facciamo uccidere da questo. Perfetto. Mini Uzi. Andiamo per il coltello, che ce l'ha sto tizio qua che ho appena loccato. Uccidiamolo, vendiamo il coltello. Perfetto. Le esecuzioni da terra così non contano, ok? Avevo già ucciso questo con il coltello. Se avessi ucciso soltanto questo qui con l'esecuzione del coltello non sarebbe contata. Attenzione, con certe armi, quelle lanciabili che uccidono come il coltello, vi consiglio anche di lanciarla e di uccidere il nemico per sicurezza. Ecco. Così siete sicuri che il coltello ve l'ha segnato. Qui nel primo piano dovrei aver fatto tutto per le armi. Adesso possiamo dedicarci all'A+. Cerchiamo di mantenere la combo tra un piano e l'altro, quindi uccidiamo l'ultimo nemico vicino alle scale, ok? Cerchiamo di avere una combo da almeno 5, 6, 7 se proprio riusciamo. Perfetto. In questo modo abbiamo, se moriamo, guardate, abbiamo la 7 per e possiamo continuare 8, 9, ok? Certo, l'abbiamo per poco tempo, però quanto basta. Ricordiamo, questo nemico dovrebbe avere la pistola. No, aspettiamo che droppi la pistola. Perfetto. Utilizziamola. Uccidiamo questo, prendiamo la sua arma, nascondiamo dietro al muro. Ok. Va bene, 14 va bene, va bene. Non vi preoccupate. Dov'è l'ultimo? Ah, sta qui. Perfetto, Everclear. Vediamo. 95.000 punti. Grado S, madonna. Bastava pure meno. Ricordiamo, il grado S è dopo la A+, quindi la A+ ce l'ha data. Avviciniamoci al bancone. XXX. Pizza. E andiamo via. Prima cosa da fare. Nella intro dell'episodio 2, avviciniamoci a questo giornale, premiamo X e leggiamolo. Perfetto, una volta letto proseguiamo. Andiamo qui da mangiare, quello che era, e andiamo via. Eccoci qua, secondo episodio, dovremmo completarlo 3 volte, perché una per la A+, una per il trofeo I'm Coming and I'm Unarmed, ci richiede di finire il livello senza usare armi da fuoco, e un'altra per Nuclear Wasp, cioè sparare ai 5 cartelloni alieni che sono in entrambi i piani. Iniziamo con il trofeo che ci richiede di finire il livello senza usare armi da fuoco.
La mazza la prendiamo. Con calma, non c'è bisogno di avere fretta. Attiriamoli se riusciamo. Sempre con L2 guardiamo bene la situation. Ok. Passiamo al secondo piano. In caso non l'abbiate presa, qui c'è la catena. Molto semplice. Basta soltanto avere pazienza. Certo, se riuscite a fare finire senza armi e prende pure la più è meglio. Porca puttana. Posto. Andiamo alla macchina. Ecco il trofeo. I'm coming in and I'm unarmed. La più col cavolo che ce l'ha data. Ora, opzioni. Eject. Continua. Non new game, continua sempre, vabbè, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. E riselezioniamo il livello che è Homicide. Evitiamo di saltare la intro perché ho paura che magari saltandola sovrascriva. Non è così, potete pure saltarla, però per sicurezza non voglio perdere tempo come sto a fare sto video. Rileggiamo il giornale per il trofeo Extra Riddle About It. Non so se prima l'avevo detto, questo è il primo di 10. Parliamo con questa e rientriamo nella macchina. Sto a fare sto video per evitare di ripetere i livelli, per fare tutte le cose nel minor tempo possibile. Mi faccio fregare sta cavolata. Ok, adesso dovremo sparare a tutti i cartelloni alieni. Ce ne sono 3 nel primo livello, nel primo piano, e 2 nel secondo. Quindi ricominciamo. Ormai dovremmo aver imparato. Qui stavolta le armi possiamo usarle. Ok, uno era questo, gli abbiamo sparato. Un altro sta qui. E l'altro, eccolo qui. E siamo a 3. 1, 2 e 3. Ricordatevi sempre, se non l'avete presa nel livello precedente, la catena. Opzioni. Eject, di nuovo. Spero per l'ultima volta. Homicide. Di nuovo non saltiamo la intro. Leggiamo il giornale. Parliamo con questo. E riandiamo. Ora in questo livello ci rimane soltanto da prendere la A+, e da utilizzare la catena se non l'abbiamo fatto nelle precedenti run in questo livello o nel livello precedente. In questo caso tenere la combo fino al livello superiore è abbastanza complicato. Proviamo senza tenerla. Uccidiamo questa, attiriamo questi altri 2. 1, 2. Prendiamo il pompa. 1, 2. Ok. 10 vanno più che bene, dai. Potevo pure continuarla, ma credo bastino. Ok, level clear. Catene non mi pare di averne viste. Ma non vi preoccupate, basta che ve li segnate quelli che avete missato. Usciamo. Vediamo se abbiamo preso sta più. A più, proprio pelo pelo, Pelo pelo, non abbiamo fatto proprio il massimo. Però quanto basta. Proseguiamo. Saliamo. Saliamo, ma non esagerare perché sennò si alza la pressione o si abbassa, boh.
Saltiamo. E riscendiamo. Entriamo in macchina. Rispondiamo al telefono. Usciamo. Macchina. Terzo episodio. Hard News. Scegliamo l'unica maschera disponibile che rende i lanci delle armi letali, quindi uccide sul colpo. Qui abbiamo soltanto trofeo delle armi. Abbiamo bottiglia di vetro rotta, AK-47, M16, mazza da golf, se non l'avete fatto mazza da baseball. Ricordatevi sempre la catena, se non l'avete fatta la trovate. Ecco la bottiglia. Prendiamola e saliamo. Allora, la bottiglia di vetro, attenzione, utilizziamola con L1 lanciandola. Una volta rotta, colpendo un nemico, utilizziamo quella rotta. Poi se ci riuscite fate pure un'esecuzione per sicurezza con la bottiglia rotta. Quindi quella lanciata con L1 fatta, normale con R1 fatto, bottiglia di vetro esecuzione fatta. Ci manca soltanto bottiglia rotta di vetro usata con R1. Poi abbiamo mazza da golf usata, fatta, che ci ha droppato quest'altro tipo di pompa, non quello a canne mozze ma quest'altro, guardate bene. Perfetto. Comunque per sicurezza usatele tutte, pure quello, siamo sicuri che l'abbiamo usato, usiamo un'altra volta. Parlo di quest'altro qui. Chiaramente queste sono armi che troveremo a bizzeffe durante le nostre run, Abbiamo preso l'M4 o M16, però purtroppo abbiamo finito il livello. Però non lasciamoci sfuggire questa occasione. Al massimo riavviamo il livello. Ok, M16 fatto. Eccolo l'H, l'ha spawnato questo. Ha droppato quello. Eccolo qua. Facciamo sta kill benedetta. Non ci pensiamo più. Ok. Muore pure un'altra, si sa mai. Olè. Ok. Mo andiamo a prendere stappio, va? Continua. Hard News. Skip intro? In questo caso sì. Allora, andiamo a lavorare sulla più. Bottiglia, prendiamola. Male non fa. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vabbè, 11 va benissimo, dai. Poteva andare meglio, sì. Poteva andare pure peggio, però. 1, 2, vai. Ok. Come già vi avevo detto, purtroppo qui è molto difficile tenere la combo in entrambi i piani, perché dovremmo ucciderli qui, vicino all'ascensore. Cioè, prendiamo un'arma decente prima di andare al prossimo, magari piena, al prossimo piano. Oh, questa ci piace. M4. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pompa, 9, 10. Va bene, combo di 10. State attenti che prima è arrivato a 14 tipo di combo e sono morto alla fine, perché guardate. Ok.
Scusatemi, Mettete un'arma prima di entrare nella sfida finale, sì, nella stanza finale. E sparate. Ok, vai. Go to car. Andiamo in macchina. Vediamo se ci ha dato la più. A più. Perfetto, continuiamo a skippare. Questo è l'intro del quarto livello. Non c'è granché da fare qui se non prendere l'A più e utilizzare un paio di armi, credo, un'arma forse. Dopo controlliamo. Eccoci qua. Fourth Shan. Final Cut. Uccidiamo questo. Uccidiamo quest'altro. Perfetto, questo è il primo piano del livello. Abbiamo ucciso i due poliziotti. Guardate a terra che c'è. Andiamo a fare una kill con questo manganello, va? Fatta, va benissimo. Perfetto, ora ci serve la kill con il taser, che va utilizzato con questo personaggio qui che si chiama Martin, ok? Poi più avanti ne potremo utilizzare un altro con un altro personaggio, ma non è il giusto taser, è questo quello che conta. E si trova non al secondo livello, parlo del secondo piano, diciamo, ma al terzo. Uccidiamo i primi tre. Anche gli altri. Ok. Ok, siamo Robocop. Ok, questo qui in fondo che sta camminando sul perimetro della stanza è il nemico che dovremmo uccidere. State attenti perché i nemici girano, capace che vi arrivano da dietro. Cercate di fare in fretta. Ammazziamo questi due. Perché non lo pia? Ok. E ora tocca uccidere questo. Perfetto. Questo, guardate che cosa ha rilasciato. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Il taser. Dovremo utilizzare questo per uccidere un nemico. Sempre che ne sia rimasto qualcuno, si ecco lì là sotto. Vai. State attenti. Attirateli. Uno. Faccio pure l'altro. Ah, due. Ok. Siamo sicuri di aver usato anche il taser. Final Cut. Saltiamo l'intro? Sì. Come abbiamo visto sono 3 piani. Il primo, vabbè, non sarebbe nemmeno da contarlo. Comunque, vabbè, diciamo 3 piani. Ok, prendiamo il manganello. Non è difficile sto livello, siamo ancora a quarto. Salite. Ok. Ok, prendete la pistola. Parate. Tirate più nemici possibili. Ok, 14. 15. Vabbè, finite le munizioni, va bene così. E 16. No, non è vero, 16 non fa parte della combo. Allora prendiamo un'arma, possibilmente una pistola. Io vado pazzo per le pistole. Sto gioco. Niente, non c'è una pistola carica. Andiamo un pompa. Chiaramente qui se non riuscite a fare 15 tutto d'un fiato, vi fate
quelli sotto, come vi ho fatto vedere, no? Quelli sotto, quei 3 sopra, poi vi fate qui quelli che escono. Dovreste arrivare intorno ai 10-12. Poi aspettate che finisca la combo, uccidete gli ultimi 4, quanti so, qui nei dintorni, in modo tale che potete uscire e tenervi la combo. Io non l'ho fatto perché tanto ho fatto la combo a 15, sai. Ok, spariamo da qua sotto in modo tale che arriveranno altri 2 nemici da sotto. Manganello, pistola. Ok, dammela. 10, va bene, 10 va bene. Riusciamo a fare un pochino più veloce, potevamo fare pure. Prima ero riuscito ad arrivare a 12, poi morto. Vabbè, non è importante. Cioè non è importante, dipende. C'è da là più, non è importante. Ok, altre 4 de combo. Altre 2 qua. No, manco altre 2. Vabbè, dobbiamo prendere la chiave. Non serve prendere armi caricate perché adesso parte la cutscene. La chiave ce l'ha sempre il Robocop, quello con le doppie armi, Rambo. Entriamo. Ecco fatto. Bene. Là ci sta più? Secondo me sì. Ha voglia. Saltiamo qui il processo. Questo è il 5° livello. E non c'è da fare nient'altro che prendere là. Eccoci qui, qui è dove inizia la parte action. Cerchiamo di prendere sta più. Avviciniamoci a questo. Colpiamolo de botte. Perfetto. Cerchiamo di salvarlo, ma ormai è tardi. Ultimo dialogo e via. Allora qui la situazione è molto semplice, è pieno di nemici molto vicini, quindi è difficile perdere la combo. Basta che uccidete, prima prendete le armi a destra, poi venite a sinistra, uccidete questi, attirate qui questo con l'arma, poi praticamente vi vengono addosso loro, quindi uccidete questo e subito salite e manteniamo la combo a 15. Entriamo, uccidiamo quei 2, aggriamo questi con le armi da fuoco. Poi qui è tutta una passeggiata. Attenti, qui aggriamo e rientriamo, Ma comunque non serve arrivare a 20.000. Va bene pure 15, 16 secondo me. Però vabbè, io qui arrivo a 27. Attenzione, non c'è bisogno di uccidere tutti i nemici in questo livello. Quando vi sentite soddisfatti della combo raggiunta, entrate in questa stanza, parlate con questo e il livello sarà finito. E vi risparmierete di uccidere gli ultimi 2 nemici. O quelli che vi mancano. Perfetto, usciamo dal livello. Andiamo in macchina e vediamo se ci ha dato sta più. Sì, perfetto, capirei. Guarda i punti che ho fatto. Però non è strano. È anche vero che lui considera il tempo e a volte ci metto veramente troppo. Voi chiaramente li vedete tagliati i filmati. Parliamo con questo e entriamo in macchina. Qui saltiamo i dialoghi e prima, attenti, prima di uscire qui c'è un altro giornale da leggere per il trofeo Extra Riddle About It. Quindi leggiamolo.
E adesso siamo liberi di uscire. Saliamo sul van, sul furgone. Ed eccoci di nuovo in azione. Moving up. Scegliamo la prima maschera, che è sicuramente meglio della seconda. State attenti qua. Allora, disarmate, cioè colpite i primi due, sì. Poi salite, disarmate questo, prendetegli la mitraglietta. Poi attiriamo questi qua sotto. Uccidiamo quest'altro. E saliamo, così abbiamo il 3x. Perfetto, qui partiamo da sinistra, massiamo questi due e andiamo appunto verso sinistra per poi tornare a destra. State attenti che la combo non finisca. Qui è veramente semplice perché vi vengono addosso. Se utilizzate la mitraglietta non ci sarà alcun problema. Questa è la strada che faccio io, non avete bisogno di fare tutte queste combo, alla fine credo che un 15 bastino, ma anche di meno dei 15, magari 9, non lo so. Mi raccomando, non fate il mio stesso errore che mi sono tenuto il pompa con 2 colpi, prendete un'arma carica e magari non il pompa, magari la mitraglietta. Io preferisco sempre quello, anche la pistola. Infatti vedete, io il primo colpo di pompa non lo posso utilizzare e devo ucciderlo a mano il primo. Poi va bene, entrate qua, attirate questi il più possibile dalla zona centrale. Attenti, come avete visto vi arriva uno col pompa da dietro, uccidete quello. Una volta che avete fatto pulizia nella zona centrale, scendete il più velocemente possibile per non far finire la comba e continuate lungo il perimetro in senso antiorario. Attenti all'ultimo nemico dopo questo, ecco. Attenti che è uno con la mitraglietta che mi ha ammazzato un paio di volte e rischia di rovinarvi tutta la run. Andiamo da questa, parliamoci e torniamo alla macchina. Ciao radato là, vediamo. Direi, Maschera sbloccata. Alex e Ash, questa ci servirà dopo. Qui parliamo. E rientriamo nel furgone. Parliamo con questo. Prendiamo l'oggetto che ci dà e usciamo. Attenzione perché adesso nel 7° livello che stiamo per affrontare dovremo fare un trofeo. Il trofeo in questione è Assassin's Creed e ci richiede di uccidere tutti i nemici al primo piano in questo livello con la pistola silenziata. State attenti perché avete soltanto 12 colpi e dovete uccidere 12 nemici, quindi non potete missare nessun colpo. Usate il lock con R3. Non strafate, vedete qui? Questo è un nemico abbastanza complicato da uccidere. Tornate indietro, non importano le combo qui. Tornate indietro e uccidete prima questi. Sempre con estrema attenzione. Li aggriamo, aspettiamo che si avvicinano e poi spariamo per non rischiare di lisciare il colpo. Uccidiamo l'ultimo da dietro e trofeo. Poi riavviamo. Come potete vedere il nostro personaggio ha una pistola in dotazione che chiameremo pistola dello scagnozzo. Facciamo una kill almeno con quest'arma e poi sempre nello stesso livello, nello stesso piano. Guardate cosa abbiamo qui. Lo skateboard. Prendiamolo, facciamo la kill richiesta. Ne ho fatte 3 per sicurezza, anzi in realtà 4, 5, ok. Ora passiamo alla più, utilizziamo la pistola silenziata, facciamo un giro antiorario. State attenti, qui sotto state attenti, loccatelo e sparategli. Quello è bastardo. Questi due, prendete il pompa, sparate di nuovo. Qui state attenti, non fate come ho fatto io, cambiate pompa, prendete uno con tutte le munizioni, uccidete l'ultimo in alto e ci siamo portati il 12 per da quest'altra parte. Se avete fatto come vi ho detto e avete
il pompacarico non dovrete raccoglierlo da per terra come farò io. Ecco qui. Uccidete, torniamo indietro, uccidiamo questi due che stavano salendo, uccidiamo questo vicino alla macchina rossa, questo attraverso i vetri, il giocatore del baseball, quest'altro sta attento, c'è la pistola, rubiamogli la pistola, uccidiamo questi due. Poi qui io sono stato fortunato che mi è venuto incontro quello e ho potuto continuare la combo, se no basta pure una combo da 22, 23, ma anche meno, io qui sto esagerando. Io ve lo faccio vedere, poi modulate la vostra partita in base alle vostre capacità. Torniamo indietro, passiamo all'altra ala dell'edificio. Allora qui uccidiamo questo è il cane. Prendiamo l'arma da per terra, che per fortuna nella mia run era una mitraglietta. Continuiamo a uccidere. State attenti qui, non uccidete il cane, aspettate che si avvicini e poi, per rinnovare la combo, uccidete il cane. Poi ci passiamo alla parte inferiore della schermata. Uccidiamo questi, continuiamo in senso anti-orario. Entriamo dentro l'ultima stanza, uccidiamo quest'altro. Prendiamo da per terra il borsone e torniamo alla macchina. Parliamo con questo ed entriamo. A più S, capirai S. Troppo forte il pernipush. Ok, qui entriamo dentro l'edificio. State attenti che adesso c'è da leggere un giornale per il trofeo extra read all about it. Saliamo al piano di sopra e prima di consegnare il borsone andiamo in alto a destra e guardate che c'è un altro giornale. Letto. Questo è il terzo. Poggiamo il borsone, nascondiamolo e proseguiamo verso il capitolo 8, va? Saltiamo se volete saltare, se no leggetevi tutto. Molto psichedelico questo gioco, disturbante la storia, se vi interessa. Continuiamo a saltare, torniamo giù, leggiamo il foglietto e usciamo. Ed ecco il capitolo 8. Attenzione, scegliamo questa maschera, è importante per un trofeo. E come vedete avremo a disposizione due personaggi, uno dei due con la pistola e l'altro con la motosega. E ci serviranno per il trofeo Got Your Back, che andremo a vedere tra pochissimo, che ci richiede di sparare a due nemici durante un'esecuzione. Il trofeo può essere preso anche in altri livelli, lo facciamo adesso per evitare come al solito di lasciarlo indietro e poi di perdere tempo dopo. Dobbiamo prima ripulire il primo piano, scusate il gioco di parole, e passare al secondo. Lì c'è uno spot perfetto per riuscire a farlo nella maniera più semplice. Mi raccomando solo una cosa, prima di salire al secondo piano cambiate l'arma, perché la pistola, sì, si può fare il trofeo con la pistola, ma è meglio avere un mitra. Quindi scarichiamo i colpi della pistola, quando arriveremo a 0 il personaggio la butterà automaticamente e prenderà la prima arma da fuoco sulla quale cammineremo. Questo è il posto che vi dicevo all'inizio del secondo piano. Attiriamo i nemici con gli spari, senza chiaramente terminare tutte le munizioni. Appena arrivano uno o due nemici con la porta buttiamoli a terra. E poi con X facciamo l'esecuzione con la motosega. Mentre stiamo facendo l'esecuzione continuiamo a sparare con il mitra in modo tale che arriveranno altri nemici attirati dagli spari. E se tutto va bene, siamo pure un pochino fortunati, riusciremo a ucciderne almeno due e prendere il trofeo. Perfetto, riavviamo. Facendo così però non ci conterà le kill fatte con le armi in questo livello. Quindi ci manca da fare, oltre la A+, chiaramente, la kill con la motosega, che è l'unica arma da fare in questo livello. Chiaramente dobbiamo riscegliere Alex e Ash. E con la motosega di Alex andiamo a uccidere un nemico, 2, 3, quanti ne volete. Ed ora, tempo di prendere la A+.
Allora, questo è un pochino complicato come livello, sia come piano sia come livello, però siamo avvantaggiati perché perlomeno a me piace, io mi ci trovo bene questi due personaggi, possiamo sia sparare sia utilizzare il corpo a corpo, quindi spariamo, attiriamo i nemici in alto a destra, uccidiamo questo con la pistola, aspettiamo che arrivino per non perdere la combo, perfetto, adesso andiamo a destra, destra, aspettiamo l'ultimo col corpo a corpo, attiriamolo in modo tale che possiamo ucciderlo e allungare la combo vicino agli altri due in alto a sinistra. Poi uccidiamo questi altri due e saliamo. Io come al solito mi scordo di cambiare arma, se riuscite a cambiarla con una mitraglietta è meglio. Allora qui utilizziamo la stessa tattica, con L1 spariamo con la pistola e attiriamo i nemici, tutti dal lato sinistro, lasciamo qualcuno nella zona centrale che ci permetta di rinnovare la combo. Poi andiamo a destra, uccidiamo tutti, sempre attirandoli. Qui purtroppo stiamo attenti perché la pistola non ha un'ottima mira per uccidere questi ultimi due, quindi se riuscite ad avere un'altra arma è meglio, se no pure con la pistola ci si può riuscire, ma occhio, state attenti perché se ci mettete troppo la combo finisce, se ci mettete poco e sbagliate vi uccidono loro. Parliamo con questo. In perfette condizioni fisiche e psicofisiche. A più S. Terzo atto, climax. Nono livello. Saltiamo qui i dialoghi. Usciamo, parliamo con questo. Aspettiamo che ci facciano, credo, una foto. Una volta finito aspettiamo anche lì qualche secondo finché non si sbloccherà la situazione e potremo entrare dentro il fuoristrada. Di nuovo usciamo, prendiamo una delle armi, cioè solo il pompa possiamo prendere. Attenzione, questo è un livello con i soldati, Questo pompa è l'unica arma che potrete usare insieme al coltello. Le armi dei soldati contano per il trofeo, però dato che abbiamo sbloccato solo il pompa per il momento lasciamole perdere, le vedremo poi a fine run. Allora, questa è la prima parte, non potremo portare la combo nelle altre schermate perché dopo uno scenario ci sarà un intermezzo a piedi, quindi la combo scadrà. Una raccomandazione, state attenti, mi raccomando, a non usare tutte le munizioni come sto facendo io come uno scemo, infatti nel terzo scenario mi sono trovato veramente in difficoltà. Non utilizziamo tutte le munizioni del pompa nei primi scenari, teniamoci un po' di munizione. Con L1 mettiamo il coltello, solo che è un po' macchinoso, ci mette un po' di tempo, non è semplicissimo. Questo è l'ultimo scenario, io qui ero rimasto soltanto con un colpo di pompa, ho dovuto usare il coltello. Dovrete essere un pochino fortunati se come me siete rimasti senza pompa. Se avete il pompa potete farla in tante altre maniere, sempre utilizzando la nostra tecnica di attiramento tramite i colpi del fucile o di qualsiasi altra arma. Ok, finito quest'ultimo scenario, vediamo se ci dà la A. Ci dà addirittura la S. Io qui ho esagerato, ho preso tutta la combo massima in tutti gli scenari, come al solito voi potete optare anche per fare un pochino di meno. Vedete, abbiamo sbloccato il mitraglione. Parliamo con questo, entriamo dentro, parliamo con quest'altro e torniamo al presente. Qui c'è un altro giornale da leggere. Leggiamolo. Poi avviciniamoci qui, parliamo. E adesso siamo liberi di uscire e andare nel furgone. Livello 10. Prendiamo la maschera dell'orso, quella di Mark, che ci dà in dotazione l'MP5 di Mark per l'appunto, che è un'arma che serve per il trofeo delle armi. Come al solito utilizziamola per uccidere almeno un nemico, poi facciamoci uccidere e continuiamo per l'apio. Questo livello è composto da 3 scenari, il primo è veramente molto semplice, purtroppo non potremo portarci dietro la combo tra uno scenario e l'altro. Uccidiamo questi 6 nemici, poi parliamo con il tizio e andiamo al secondo scenario. Scendiamo.
Anche questo secondo scenario, come potete vedere, è abbastanza semplice. State attenti a quello che vedete, ma non è che c'è tanto da stare attenti. Guardate un po', anche se riesco a portarmela dall'altra parte, comunque non c'è abbastanza tempo per arrivare al prossimo nemico. Qui spariamo subito, così attireremo quei due nemici e il cane. Uccidiamo tutti. Questa prima parte è semplice. Adesso inizia il problema, perché dovremmo stare attentissimi a finire le munizioni nel momento giusto e non nel momento sbagliato. Cerchiamo di prendere l'arma più vicina a noi, continuiamo a sparare, ad attirare i nemici. Perfetto, la parte difficile è andata, adesso semplicissimo. Ci nascondiamo dietro l'angolo e uccidiamo i due nemici rimanenti, 3. Level clear. Torniamo in macchina da dove siamo arrivati. Entriamo e vediamo se ci ha dato sta più. Perfetto. Proseguiamo. Andiamo verso la porta, bussiamo. Ora state attenti, c'è un altro giornale da leggere. Prima di andare verso la porta, leggiamolo. Eccolo qui. Ora siamo liberi. Accogliamo il nostro amichetto. Però prima nascondiamo tutto ciò che di compromettente che nascondevamo in camera. Perfetto, il tizio è già entrato. E possiamo abbandonare. 11° livello. Allora, in questo livello dovremo fare la kill con le armi, ce ne sono abbastanza, e prendere la più, soltanto questo, tra virgolette. Iniziamo con la prima arma, che è il macete, che già dovremmo aver utilizzato nei precedenti livelli, però ufficialmente si trova qui. Poi c'è la Mendoza. Questi sono sconfissi della Mendoza e dell'altra arma in alto a destra. La Famè. Utilizziamo anche quella. E poi alla terza schermata abbiamo la pistola silenziata, da non confondersi con la pistola silenziata dello scagnozzo, che è un'altra arma. Utilizziamo anche questa, e affinché ci conti queste kill e quelle con le precedenti armi dovremo chiaramente finire il livello e non riavviarlo, altrimenti non ce le conterà. Passiamo alla più. Come potete vedere, io qui uso un'arma corpo a corpo per uccidere tutti i nemici corpo a corpo. Poi prendo una delle due armi in cima, ne ammazzo il più possibile, poi riscendo, prendo l'altra arma e uccido i rimanenti due. Mi porto la combo dall'altra parte. Chiaramente bisogna essere molto veloci qui e le munizioni scarseggiano. Non so quante volte l'ho rifatta per riuscire a fare in modo di prendere l'arma e uccidere i due panzoni qua in basso a destra. Poi va bene, uccidete gli altri. Come lo sto facendo io non vi potete portare l'altra combo, però siamo già a 26. Passiamo alla terza schermata. Qui dovremmo stare attenti soltanto ai panzoni, effettivamente, anche se ci sono miriadi di nemici che ci vengono contro, ma finché siamo armati va bene. Dobbiamo stare attenti alle armi giuste per i panzoni e a tenerne abbastanza per uccidere gli altri. Perfetto, qui io alla fine nemmeno riesco a portare la combo fino alla fine, la riesco a portare forse fino a 17, perché poi finisco le munizioni al pompa e appare, come vi dicevo, un panzone che non posso uccidere senza il pompa in maniera veloce. Lo posso uccidere con una pistola, ma ci metto più tempo. Quindi vabbè, mi accontento di fare un x4 e di portarlo dall'altra parte, anche se comunque sia non servirà a nulla perché ci vuole troppo tempo per uccidere il primo nemico. Quindi come vedete anche qui mi ritrovo scarso di munizioni. Ricordatevi sempre di, prima di cambiare schermata, a meno che non dovete portarvi la combo e essere veloci, di cambiare arma con una carica, non con una scarica. E qui insomma non è che c'è molto da dire, attirateli come al solito. Qui guardate, purtroppo non riesco, proprio perché ho finito le munizioni, a continuare la combo, però mi accontenta anche qui. Tenetevi sempre un'arma nelle vicinanze, lo so che sembra facile a dirsi con le munizioni, e continuate. Qui veramente ve la prendo molto calma, tanto in realtà non lo sapevo se bastasse rolle combo che avevo già fatto, però tanto di certo non l'avrei ricominciato. Guardate, uccido questi ultimi due e passiamo all'ultimo scenario. Anche qui come al solito mi scordo di cambiare arma. Questo è abbastanza complicatuccio se non sapete come spawnano i nemici, dove sono, quindi vi serviranno almeno una trentina di tentativi per ricordarvi bene, per capire bene lo spawn dei nemici. Poi una volta che l'avete capito e siete armati bene non c'è alcun problema. L'unico problema è come al solito quel panzone mischiato al cane che girovaga per il livello. Ve lo trovate una volta da una parte, poi ve lo trovate dietro l'angolo, è un casino. Va bene, usciamo dal livello,
Vediamo se ci ha dato sta più. Ci ha dato la S. Perfetto. Continuiamo. Entriamo, parliamo. Usciamo, prendiamo di nuovo la macchina e torniamo al nostro covo. Prendiamo le maschere, portiamole dentro. Schippiamo, se volete, se no leggete come al solito. Andiamo verso il telefono. Facciamo quest'ultimo dialogo e usciamo. 12° capitolo. Death Wish. In teoria in questo livello c'è da prendere soltanto la A+, però è anche un ottimo spot per il trofeo Combo God, che ci richiede di ottenere una combo di 20. Io già l'ho fatto e spero anche voi, però in caso non l'abbiate ancora fatto, ecco qui, fatelo adesso. Uccidete i nemici. L'unico punto critico è tra poco, adesso ve lo mostrerò più compiutamente. Ecco qui, vedete c'è un panzone, davanti a lui c'è un altro tizio con un pompa, mi sembra, beh, poi dipende dallo spawn. Dobbiamo riuscire attraverso i vetri a ucciderli entrambi, perché sennò poi ce li ritroviamo davanti, è un pochino complicato ucciderli. Vedete? 10, 11, 12. Poi L1 e allargheremo le armi e poi uccidiamo gli altri a mano. 20 e prendiamo il trofeo. Come già detto io il trofeo l'ho ottenuto in un altro livello, quindi non uscirà qui. Ora fatevi uccidere o riavviate il livello e passiamo all'A+. Allora, il procedimento è lo stesso del trofeo Combo God, uccidiamo tutti nella stessa maniera, solo che poi alla fine invece di fermarci continuiamo a uccidere, anzi no, prima io qui una volta uccisi questi nel corridoio passo a destra, uccido questi due a destra, 1, 2 e poi uccido gli ultimi 3 qui dentro, agli ultimi 2, uno si vede che già l'avevo ucciso. Ora passiamo al prossimo piano, non possiamo portarci chiaramente le combo tra un piano e l'altro e useremo un altro personaggio. Questa schermata è un pochino più complicata di quell'altra perché abbiamo i panzoni che verranno come delle ciambelle rotolanti verso di noi. Eccoli qua, sono 2. Cerchiamo di tenere sempre un pompa a disposizione, lo so che sembra facile, ma... Uccidiamo questi a sinistra. Ecco, qui io sbaglio perché mi incasino con le armi. Poi dovremmo passare qui, la combo finisce, ma vabbè, non importa. Passando qui, poi andiamo di qua, uccidiamo questo e poi gli ultimi nemici rimanenti sotto. Anche questo fatto. E adesso si passa al terzo ma non ultimo piano con quest'altro personaggio che usa soltanto i cazzotti, però sono letali tranne per il panzone che dovremmo uccidere a terra. Attenti, qua sotto c'è uno con l'arma, attiratelo. Poi uccidete il panzone e la parte difficile praticamente è fatta. Attirate questi con le armi. Qui ci vuole pure un po' di fortuna che quelli attraverso il vetro non riescano a prendervi. E usate i cazzotti come li userebbe Steven Seagal per uccidere tutti. Qui io non trovo l'ultimo in realtà sta in basso a sinistra, è un panzone. E voilà, le Jason Fe. Ultimo livello con Alex e Ash. Questo secondo me è il più difficile di tutti, anche se potremmo utilizzare la nostra tecnica in maniera più efficiente. Uno spara, l'altro motosega, però qui provo a tirarmi questo ma si ferma, me lo volevo attirare fino a qua per non finire la combo, però vabbè alla fine ve lo anticipo, riesco a prendere la S, se no non ve lo... la A più la S, non mi ricordo, se no non lo stareste vedendo, no? Qui la parte è abbastanza semplice, questa parte qua. Adesso attenti, cambiate arma, uccidete quello in basso a destra e uccidete gli altri. Io qui ho avuto fortuna perché era una delle prime volte che riuscivo ad arrivare fino a questo punto. E perfetto, abbiamo finito. Non fate come me che sto andando sopra perché non ricordo dove dovevo andare. Dobbiamo andare sotto all'ascensore. Saliamo ancora. Vediamo questa scena di intermezzo. Rullo di tamburi, secondo voi l'abbiamo presa la più la S? Direi, Perfetto, continuiamo. Parliamo con questo, avanziamo.
Uccidiamo quest'altro. Boom. Torniamo indietro, parliamo sempre con questo e poi torniamo in macchina. E voilà. Quarto atto, Falling. Attenzione, qui abbiamo parecchie cose da fare. Per prima cosa dobbiamo rispondere al telefono per il trofeo The Bar of Broken Heroes, che ci verrà conferito alla fine del livello stesso. Poi, una volta parlato al telefono, c'è il giornale da leggere, il sesto. Eccolo qui. Lo leggiamo. Perfetto. Poi prendiamo quella cosa sul tavolo. No, leggiamo quella cosa sul tavolo. E usciamo. Qui vabbè ho tagliato, parlate con questo brutto ceffo e vi ritroverete nel livello. Qui ho di nuovo tagliato perché vi troverete nella prima schermata del livello, sono 3 schermate. Ho tagliato, ci ritroviamo direttamente alla terza perché è quella che ci interessa per un altro paio di trofei, cioè Dead Silent e The Bar of Broken Heroes. Per Dead Silent, ecco la terza schermata, dovremo finire questa schermata, scusate la ripetizione, senza farci beccare dal capo della gang, che è questo qui che ho zoomato. Come facciamo a capire se ci becca? Perché comincerà a battere quel tubastro che c'ha in mano per terra facendo un casino assordante. Quindi uccidiamo tutti, stando ben distanti dal capo. Una volta uccisi tutti, ci nascondiamo dietro qualche muro e cerchiamo di localizzare il boss. Una volta localizzato, con estrema calma, aspettiamo il momento propizio dietro un angolo e bam! Gli tiriamo una tubata in testa. State attenti perché in questo livello, non l'ho detto, poi lo dirò dopo, non potremo utilizzare le armi letali, quindi nemmeno i coltelli, né le armi da fuoco né i coltelli, quindi solo mazze da baseball, tubi e quant'altro. Perfetto, trofeo del Silent. Qui non riavviamo ancora, andiamo verso la fine del livello e otterremo il trofeo The Bar of Broken Heroes se avremmo parlato precedentemente al telefono come vi ho mostrato. Ora passiamo alla A+. Come vi accennavo poc'anzi, questo livello ha una peculiarità, cioè quella di non poter usare armi da fuoco o armi letali più in generale, come il coltello. Però, come risvolto della medaglia, prendendo queste armi da fuoco da per terra, il nostro personaggio le scaricherà e conteranno come una combo, come aver ucciso qualcuno. Quindi, iniziando questo livello, lasciamoci un paio di nemici vivi dietro, uccidiamo tutti quelli con le armi e utilizziamo le loro armi da per terra per accrescere la nostra combo. Guardate, io adesso prendo la medaglietta per terra, 8, prendo il pompa, 9, prendo l'altro pompa, 10, mi raccomando potete uccidere soltanto col tubo, con la catena, insomma con queste armi qui, quindi ricordatevi di averne sempre uno a portata di mano. E passiamo alla seconda schermata. Qui stesso sistema, agriamo questo con la pistola, spariamogli, uccidiamo questo, prendiamo la pistola per la combo. Però state attenti quando prendete l'arma da per terra a non lanciare il tubo che state utilizzando troppo lontano, se no dovete fare miriade di chilometri e la combo finisce. Utilizzate le armi. Ecco qui, e abbiamo fatto. Ecco qui la terza schermata che vi ho mostrato prima. Questa volta potremo farci vedere dal capo della gang, sarà veramente semplice. Utilizziamo lui per attirare tutti i nemici, scarichiamo le armi per accrescere la nostra combo, buttiamo tutti a terra. Mi raccomando, dovrete farlo un paio di volte per capire bene dove sono quelli con le armi. E poi io qui non riesco a fare la combo perfetta perché lui non era morto, incredibilmente. Mi metto davanti sperando che mi uccida, perché così la volevo fare proprio perfetta per farvela vedere perfetta, però non mi uccide. Capisco che lui non mi vuole uccidere, quel tubo lo sbatte solo per terra e non sulla testa delle persone, è un pacifista. E quindi niente, mi rassegno, lo uccido e finisco il livello. S. Proseguiamo. Entriamo dentro questa catapecchia. Parliamo con la signora con i capelli puliti e curati. E poi usciamo. Ritorniamo alla fermata dell'autobus e aspettiamo che arrivi. Olè! Continuiamo. Parliamo con questo. Entriamo. Parliamo con belli capelli.
Allora, attenzione qui, questo è il bancone della scelta delle armi. Come potete vedere ne stiamo sbloccando sempre di più completando i livelli. Dovremmo ancora sbloccare il fucile da cecchino e il lanciafiamme, però c'è un problema. Queste armi contano tutte per il trofeo delle armi, per l'appunto. Però non è detto che ve le contino in questi livelli. L'unico livello sicuro al 100% che ve le conta è il livello 9, ok? Quindi voi potete anche utilizzarle adesso il mitraglione, l'M4, ma non crediate, non siate certi al 100% che saranno state contate. Quindi comunque dovrete alla fine di tutto riavviare il livello 9 e utilizzarle tutte. Qui la mia scelta adesso ricadrà sull'M4, sulla carabina, l'M16, insomma come volete chiamarla, ma non la considero assolutamente come fatta, come già utilizzata per uccidere un nemico per il trofeo, assolutamente no. L'ho presa soltanto per una questione di comodità, sperando che sia migliore del pompa e del mitraglione. Alla fine di tutto, quando avrò fatto tutte le armi dei livelli, dovrò comunque tornare a livello 9 e rifarle tutte. Allora io qui l'ho fatta così: entro, sparo al panzone, uccido questo e salgo. Uccido questi due, fino a qui è semplice, uccido questo. Allora attenzione qua, vedete che c'è un tizio, questo tizio qua che adesso sto zoomando, è diciamo il più grande scoglio del livello, perché è un panzone, non muore sul colpo e è anche armato. Allora può spawnare qui in alto a destra, più o meno centro-destra, oppure in alto a sinistra. Per esperienza vi dico, è meglio che spawna qui a inizio livello, che lo uccidete se ci riuscite, che spawni in alto a sinistra alla fine del livello e magari vi uccide alla fine quando già avete la vostra bella combo. Quindi se spawna qui consideratevi confortunati e uccidetelo. Poi uccidiamo questo attraverso il vetro e accoltelliamo quest'altro. Allora, questa vasca che vedete al centro, questo perimetro con questi sacco a pelo al centro, quelli che sembrano sacco a pelo al centro, sembra una copertura ma non lo è, potete sparare da una parte all'altra. Quindi utilizzate questo nemico che sto mirando io per tenere la combo, perché sennò vi scade prima che tornate dall'altra parte. Poi dipende dallo sporcino, dovrebbe essere un altro poco più sotto. Infatti adesso guardate, uccido questo e c'è un altro che mi permette di arrivare, anche se gli sparo un po' troppo prima, comunque riesco a portarla a termine, però a non farla scadere la combo. Poi qui purtroppo ho un po' di sfortuna perché miro a quello sbagliato e la combo scade. Ok, qui è dove sarebbe stato quel nemico che vi dicevo prima, panzone con la mitraglietta, in caso non l'aveste ucciso prima. E qui è un problema, perché qui avete poche coperture, vi insegue, è velocissimo e 90% vi uccide. Quindi meglio ucciderlo prima. Questa è la seconda schermata, uccidiamo questo col coltello, attiriamo quest'altro e quest'altro. Questo è semplice. Adesso l'unica parte difficile di questo livello. Qui in alto abbiamo 3 nemici, quello che sto mirando, loccando, uno a destra dietro il bancone e uno a sinistra nel cespuglio. Uccidiamoli con calma ed ecco qui. La parte difficile è fatta. Adesso attenti a questa vetrata, perché vi possono sparare attraverso, e la parte difficile è fatta. Adesso attirateli come al solito e uccidiamo. Non sprecate munizioni, utilizzate il coltello, uccidete quello dietro il bancone e avanziamo. Io qui come al solito mi scordo di prendere le munizioni e come un coglione vado a fare la terza schermata senza munizioni. Non fatelo! Vedete questo contenitore? Perfetto, quello serve per ricaricare le armi. Prima di accedere alla terza schermata avvicinatevi e premete X. Ora, questo che vedete qui è l'unico contenitore di questa schermata e se come me non avete preso le munizioni prima vi servirà. Purtroppo qui ci sono 2 panzoni, uno armato, uno non armato, e quindi siete obbligati ad avere delle armi da fuoco, perché sennò non potete ucciderli. Queste ricariche possono essere usate 3 volte, che non è male, e utilizzatele insomma non con parsimonia, con intelligenza. Chiaramente vi danno 10 munizioni con le M16, magari col pompa me ne danno di meno, non lo so. Qui continuiamo, qui sono soltanto armati di coltelli, attenti a questo armato di arma da fuoco. Perfetto. Ora tirate fuori il mitra, il fucile, sparate a quello, attirate quest'altro e boom. Io poi qua non mi riaccavezzo perché non trovo più gli altri nemici, perché stavano girando intorno, io giravo intorno dietro di loro, non li trovavo. Alla fine riesco a trovarlo, lo trovo, gli sto per fare l'agguato, ma guardate, per fortuna mi accorgo c'è l'altro davanti a lui e riesco a salvarmi. Poi vabbè, qui lui passa, quindi devo aspettare altre 3 ore il momento propizio e alla fine riesco a ucciderlo. Ce ne andiamo. Parliamo con questi e prendiamo la S.
o la A+. Continuiamo ad avanzare. Abbiamo sbloccato, come vedete, il fucile da cecchino, solo nei livelli dei soldati, chiaramente. Parliamo con questi. Rispondiamo qui al telefono. E usciamo. Entriamo, parliamo con quest'altro tizio. E andiamocene. Livello 15. Withdrawal, giusto? Così la pronuncia? In questo livello dovremo fare parecchie cosette, quindi ascoltatemi attentamente. La prima cosa da fare è completare la terza schermata senza morire, pena il dover ricominciare tutto il livello da capo per ottenere il trofeo Stare into the Abyss, che ci richiede appunto di sbloccare un livello bonus chiamato Abyss, livello che poi rientrerà nel computo totale delle A+ da ottenere, quindi dovremo comunque finirlo. Potete morire nella prima schermata, nella seconda, ma se morite nella terza dovrete ricominciare tutto il livello da capo. Occhio! Poi abbiamo il trofeo Snakes on a Head, che ci richiede di finire un livello con ognuna delle 3 maschere del serpente, non per forza lo stesso livello. La maschera Jake già l'abbiamo utilizzata. Ci manca la maschera Irvin, che già abbiamo, e Dallas, che sbloccheremo una volta finito questo livello. Nel frattempo dovremmo utilizzare le armi uniche che ci conferiscono le dette maschere, cioè la sparachiodi per Irvine o Irvin e i nunchaku per Dallas. Dato che, come ben sapete, riavviando il livello le uccisioni con le armi non ci verranno contate e non potremo cambiare maschera a meno di riavviarlo, dovremo per forza di cose terminarlo con entrambe. Iniziamo con Stare into the Abyss, andiamo alla terza schermata e cerchiamo di non morire. Chiaramente per questa prima run iniziamo con la maschera che ancora non dovremmo aver utilizzato, cioè quella di Irvin. Ecco la terza schermata. State molto attenti, vi ripeto che se morite dovete riavviare il livello da capo, state attenti! Come al solito utilizziamo il mitra, attiriamoli, non è per niente difficile, cioè vabbè, non è facile ma nemmeno difficile. Cautela, della combo non ci interessa niente. Se riuscite cercate di prendere la A+ in questa prima run, così da non doverlo ripetere per 50 volte. Qui torniamo indietro. Se non siamo morti incontreremo questo tizio. Saliamo in macchina. Vabbè, qui mi dà la A+, ma tanto ve la farò vedere dopo, non è importante. Abbiamo sbloccato l'ultima maschera che ci serviva, Dallas, ma la cosa più importante adesso da fare è un paio di cose per il trofeo Stare into the Abyss. Ci troviamo qui, in questa stanza, parliamo con questo tizio, aspettiamo che se ne vada. Appena se ne va, guardate, qui c'è questo floppy sul tavolo, questo floppy verde, prendiamolo con X. È importantissimo, se non lo fate missate il trofeo e dovete rifarvi tutto il livello da capo, Vabbè, questo ci uccide. Un altro piccolo passo dobbiamo fare, una stupidaggine. Ci ritroveremo qui e prendiamo sempre lo stesso floppy sul tavolo. Stare into the Abyss. Usciamo. Perfetto. Una volta partito il livello successivo possiamo benissimo uscire, eject. E come vedete abbiamo sbloccato il livello bonus, The Abyss. Torniamo al livello 15 che ci interessa, Withdrawal, skippiamo l'intro. Ora scegliamo la maschera appena sbloccata, la Dallas, tiriamo fuori il nunchaku con L1. Facciamo la kill che ci serve. Perfetto. Adesso io ve lo farò vedere tutto perché ritengo non sia troppo semplice questo livello. Anche perché quando utilizzeremo il nunchaku non potremo fare l'esecuzione a terra, ricordatevelo questo. Quindi con un nunchaku possiamo buttare a terra per esempio il panzone, ma non possiamo ucciderlo. E sono a tempo i nunchaku, non è che possiamo decidere di levarli e rimetterli. Per questo motivo ve lo faccio vedere, così ci leviamo ogni scrupolo.
seconda schermata o secondo piano che dir si voglia. Questo non è troppo difficile. State solo attenti alla stanza centrale perché è esplosiva, perlomeno gli oggetti che ci sono dentro. Come vedete è un tavolo chimico per la fabbricazione di droga, e se uno di quelli con le armi nella stanza vi vede e è in linea di tiro con il tavolo, esplode la stanza, e se voi non siete almeno a 3-4 metri morite. Quindi state attenti, entrate soltanto quando ce l'avete tutti vicino quelli con le armi, buttateli subito a terra e finite il livello. Se ci riuscite anche qui cercate di prendere la più, così non dovrete finirlo un'ulteriore volta una volta finito tutto. Seconda schermata fatta, passiamo alla terza. La schermata finale è veramente semplice, non niente di complicato, tant'è che potete anche farvi uccidere, il livello termina lo stesso, non vi preoccupate. Io qui ci provo ma poi alla fine mi uccidono. E prendiamo il trofeo Snakes on Head. Abbiamo completato un livello con tutte e 3 le maschere del serpente. Abbiamo fatto quasi tutto, ci mancano 2 armi e l'apio. Prendiamo la maschera di Irvin con la sparachiodi, utilizziamola, e poi nella stanza centrale abbiamo un sacchetto di acido. Prendiamolo e con R1 lanciamolo addosso a un nemico. Per sicurezza utilizzatelo 2 volte, una con R1 e una con L1, così non si sa mai. Ora terminate il livello affinché vi vengano contate queste 2 armi, e se ancora non l'avete presa ci manca solo la più. Fatevi uccidere e ricominciamo qua. Allora io chiaramente uso all'inizio la sparachiodi, poi la cambio perché non è proprio la mia arma preferita. Vado su, ammazzo questo, mi prendo la sua arma, uccido il ciccione. Attenti alla gestione delle armi, lo so che lo dico sempre che sembra facile ma non lo è, però dovete un attimino abituarvi a capire che arma state utilizzando, quante munizioni ha. Il gioco non vi aiuta perché tante volte quando dovete prendere un'arma da per terra vi dà la priorità alle armi scariche, paradossalmente, non so perché, però vabbè. Questa è la seconda schermata, è molto semplice. Vi ricordo sempre, state attenti al tavolo sopra, se vi avvicinate sparate o qualcuno spara lì dentro esplode tutto, e se non siete abbastanza lontano morite. Qui non trovavo l'ultimo, alla fine sta là, ecco qua. Come al solito io mi scordo sempre di cambiare arma, quindi voi non fatelo. Prendete sempre armi cariche. Qui mi uccidono subito, potevo portare il punteggio ancora più in alto, però vabbè. A più. Continuiamo. Beh, direi di no, non continuiamo più, ci hanno ammazzato. Usciamo da qui. Eccolo qui, un altro livello dei soldati. Io stavolta mi scelgo il mitraglione, anche se non so se è la scelta giusta, perché sono 4 schermate e perlomeno io non ho trovato ricariche per le munizioni. Non so se perché il mitraglione non può essere ricaricato, comunque sono stato molto parsimonioso con le munizioni e alla fine sono riuscito ad arrivare alla 4ª schermata con le giuste munizioni. Attenzione perché nella 4ª schermata vi serviranno, perché c'è un panzone. Siate morigerati se scegliete il mitraglione, se scegliete un'altra arma non lo so. Allora, qui iniziamo, spariamo in alto a sinistra e come vedete io vado molto di coltello. Questo è il giro che ho scelto di fare. Attiriamo questi in alto a sinistra. Vedete, io il mitraglione lo uso più che altro per attirarli. Poi rientriamo sotto. Uccidiamo questi. Mancano un panzone e il suo amichetto fornito. Poi io qua potrei portarmi la combo dall'altra parte, non so perché mi metto a guardare la macchina, non so. Vabbè, continuiamo per la seconda schermata. Attenzione qui, cercate di colpirli entrambi i panzoni che vedete. Non serve ucciderli, basta ferirli, poi muoiono dissanguati, che sennò ve li trovate dopo, Scendiamo, uccidiamo questi 2. Coltello. Sono pure un po' fortunato perché a sta parte del livello non c'ero mai arrivato. A sta parte del livello, a sta parte di sta schermata. Quindi diciamo sono andato un po' improvvisato. La combo è finita, ma tanto ormai il grosso l'avevo fatto.
Mi raccomando, quando potete evitate di sparare. Coltello. Qui purtroppo era quasi impossibile. Qui vado cercando munizioni ma non ci sono, perlomeno io non ne ho viste. Terza schermata, questa mi sembra abbastanza semplice, iniziate subito sparando al panzone e poi andate di coltello. Niente di così difficile. State attenti qua, io per poco ci muoio. Cioè per poco non ci muoio. Di nuovo cerco munizioni ma nisba. Secondo me è perché c'è il medaglione può essere ricaricato. Questa è la mia supposizione. Passiamo all'ultima schermata. Attenti qui al movimento, mettetevi dietro il muro, sennò quello vi spara. Andiamo di coltello, attiriamoli. Coltello, coltello. Perfetto. La parte difficile diciamo che è passata. Sto per finire le munizioni e non è un bene. Sinceramente non sapevo nemmeno ci fosse il panzone alla fine, quindi sono stato pure fortunato a non utilizzarle tutte per puro caso. Purtroppo questo non è proprio il giro perfetto, Sono andato prima sotto, poi sopra, è impossibile tenersi la combo per come l'ho fatto io. Però vabbè, così mi è venuto e così ve lo vedete. Di nuovo, la tattica è quella, attirate e coltellate, attirate e coltellate. E il panzone per ultimo. Un paio di colpi e scappiamo finché non muore dissanguato. Qui io cerco di ritornare nell'ascensore, ma non è quella l'uscita per Nazzo, non è quella. Dobbiamo fare nemmeno questa, dobbiamo fare tutto il giro in senso orario e uscire dall'altra parte. C'è anche la freccia, però non l'avevo vista. Ora c'è una scena di intervento abbastanza lunghina, nemmeno troppo. Questo gioco mi piace perché va dritto al punto. Non troppe chiacchiere, quando ci sono belle incisive. Usciamo. Allora io questa parte sono naturalmente così a occhio, cioè no a occhio, proprio a caso, a naso, perché a occhio non si vedeva niente. Sulla mia televisione non si vedeva niente. Qui adesso in fase di editing sto notando che effettivamente si vede. Forse sulla mia televisione ho delle impostazioni di colori strane. Qui addirittura apro il menu per vedere se ci sta un'impostazione per aumentare la luminosità. Niente, vabbè, comunque alla fine riesco ad arrivare all'obiettivo, alla luce, vedo la luce. Ah, non vi preoccupate, sono morto chiaramente, voi non lo vedete. Non è che vi fa ricominciare il livello da capo, vi fa ricominciare soltanto sta parte al buio. Avviciniamoci a questo morente, aspettiamo che tiri giù il braccio e parliamoci. E voilà. A più, S no. Beh, non ci siamo comportati benissimo, cioè sì, benissimo ma non proprio eccelsi. Abbiamo sbloccato il lanciafiamme. Usciamo. Quinto atto. Allora, qui c'è da leggere il giornale per il trofeo Extra Read All About It. Leggiamolo. Parliamo al telefono, prendiamo la cornetta del telefono. E andiamo avanti. Di nuovo parliamo al telefono. Usciamo. Non in macchina, assolutamente no. Aspettiamo l'autobus, noi siamo ecologisti. Diciassettesimo episodio, First Blood. Allora, questo è molto semplice. L'unica raccomandazione è portatevi la combo fino al secondo piano, perché sennò la più non la prendete. Ci ho provato senza e non l'ho presa. Quindi
Uccidete l'ultimo. Io come al solito non cambio arma, però vabbè, avevo fretta di portarmi la combo. Chiaramente le munizioni sono poche, quindi prendete il fucile di qualcun altro e fate una carneficina. 30 di combo, pulite. Altro che il trofeo combo god. Ne devono mettere un altro per le 30. Grado S. Meglio di così si poteva fare, Torniamo a casa. Abbiamo fatto una passeggiatina così, amichevole, rilassante. Parliamo con la signora qui. Parliamo di nuovo al telefono. Sì, proprio un ecologista, tutto il tempo al telefono, autobus, monopattini e quello. Poi ogni tanto si fa una scarrozzata in giro, sparare a qualcuno, vabbè. 18° episodio, Demolition. Attenti qui, più avanti non si vede, c'è un panzone e un tizio al quale dobbiamo sottrarre l'arma per uccidere il suddetto panzone. Però se andate diretti, vi vede e vi uccide. Aspettate un attimo qui, uccidete questi due, magari con calma, e lui continuerà a camminare, entrerà in una nicchia nel muro, non vi vedrà e poi potrete insomma fare quello che vi sto per mostrare. Vedete, lui è entrato qua, lo uccidete, gli rubate l'arma, uccidete il panzone, uccidete gli altri. Mi raccomando, qui sarebbe da cambiare arma, ma non c'è altra arma da prendere. Qui c'è l'ascia per il trofeo A Box Full of Sharp of Object. Utilizzatela e passiamo all'appio, cioè continuiamo per l'appio. Non è difficile, però chiaramente dovete impararvi bene il tragitto da fare. Mi raccomando, sempre gestione delle armi. Il pompa per i panzoni è fondamentale. Tanto ve lo posso pure far vedere, ma un minimo di 30 tentativi li dovete sprecare per capire bene il tragitto. Qui sono pure un po' fortunato, qui sbaglio e la combo si perde nell'infinito. Però vabbè, ce la facciamo bastare. Vado cercando l'ultimo. Ecco, non si sa dove fosse, per terra credo. Level clear. Andiamo in macchina. E indovinate un po' se ci ha dato la più o la S. Vediamo, ci ha dato la A più. Vabbè, ci accontentiamo. Ci basta. Eccoci qui, di ritorno. Mettiamoci le pantofole, entriamo dentro casa. E troviamo la signora, riversa per terra, prendiamola. Dove la mettiamo? Io qui ho girato per 3 ore, ho provato a mettere sul tavolo, sul divano, sulla televisione, niente. Perché queste scale che sembrano portare da nessuna parte in realtà portano al secondo piano. La poggiamo sul letto. Anche questo molto pulito e rifatto. Andiamo oltre. Ancora telefonini. Cioè l'equivalente del telefono. Questo sarebbe lo smartphone ante litteram. Di nuovo, bus. Diciannovesimo episodio, House Call. Allora, qui è parecchio rognosetto. Allora, uccidiamo questi tre, poi attiriamo questo con la pistola, gli rubiamo la pistola, uccidiamo il cane, uccidiamo quanti più possibili nemici qui. Mi raccomando, adesso scendete e uccidete il cane, perché se non lo fate è un casino poi portare la combo al massimo. E se è uno di quegli spawn strani dove i nemici non hanno armi come il fucile, riavviate il livello e risolverete il problema. Mi porto la combo da 15, anche se poi non è che ci faccio molto, onestamente, perché la finisco quasi subito. Però vabbè, basta per prenderci la A più la S. Adesso non ricordo cosa ho preso. Me la prendo molto calma, tanto il grosso era fatto. Però comunque faccio un'altra combo di 8, Torniamo in macchina. Cioè in macchina non c'è la macchina, lui va col pullman. Grado S. Di nuovo per il trofeo Extra Read It All About It. Cioè da leggere l'8° giornale. E continuiamo. Riavviciniamoci a questa pila di fogli. Prendiamo non so che cosa. Va bene, non facciamoci domande. Mettiamoci a sedere, parliamo al telefono. Bene. Facciamoci accompagnare dai 2 virgulti per l'episodio numero 20. Release!
Andiamo nel cortile e troveremo ad accoglierci questo tizio amichevole. Non è difficile riuscire a scamparla, basta tenerlo a debita distanza. Poi quando scatta cercate di essere sul lato lungo del campo. Dopo un paio di rincorse ci lanceranno il tubo grande, che è diverso dai tubi che abbiamo utilizzato fino ad ora e serve per il trofeo. Non conta la kill di questo tizio, quindi dovremo riutilizzarlo più avanti nel livello. Perfetto, qui questi tre nemici che vengono uccisi droppano delle armi casuali. Prima avevano droppato altre armi utili al trofeo, adesso no. Comunque iniziamo con la revolver, la prima schermata, o la seconda, insomma, come volete chiamarla, se volete considerare quella di prima la schermata. Poi alla quarta schermata abbiamo lo spazzolino da denti, eccolo qui, utilizziamo anche questo. Sempre alla quarta schermata abbiamo di nuovo il tubo grande di ferro, utilizziamo anche questo. E poi, per ultimo, abbiamo la scheggia di vetro. Prendiamola e utilizziamola per uccidere un paio di nemici. Una volta usate tutte le armi, terminate il capitolo affinché ve le salvi e continuiamo. Questo capitolo ha già ampiamente rotto le scatole, prendiamo sta più e leviamocelo di torno sperando di non doverlo più giocare, anche se poi dovremo rigiocarlo per la modalità hard mod, cioè per il trofeo della modalità hard mod. Vabbè, comunque, qui ve l'ho già fatto vedere come si uccide questo, cioè come si evita questo. Questa parte ve la faccio rivedere così per completezza, perché dovreste sapere dove andare per continuare. Allora qui partiamo da sotto, sopra, poi ci facciamo vedere attraverso i vetri, in modo tale che questi nemici si avvicinino. Appena se ne avvicina uno con un'arma, rubiamogliela e facciamo una carneficina, usando sempre la nostra tecnica di attiramento. Qui poi incredibilmente mi ricordo di cambiare arma. Cambio livello, qui sbrighiamoci subito, vabbè qui sbrighiamoci subito, io mi sbrigo perché avevo la combo che stava per scadere, spariamo a qualcuno in mezzo al salotto qua, in mezzo al livello, poi andiamo sotto, facciamo una carneficina pure qua, attirandoli col rumore degli spari, poi risaliamo, uccidiamo questi due, attenzione sotto, perfetto, vabbè non serve che fate tutte queste combo, io le faccio perché sto gioco lo adoro, mi diverto proprio, basta pure di meno insomma. Però non crediate che tante volte sembra che abbiate fatto un ottimo livello, in realtà non ve la dà più. Cioè un ottimo livello, un'ottima prestazione, un'ottima serie di combo, invece poi la più non ve la dà. Qui andiamo verso sinistra, poi ritorniamo indietro. Attiriamo questo col pompa. Attenzione perché i maniaci che corrono non possono essere colpiti con le armi, a meno che non stiano, non so cosa stiamo facendo, comunque non siano a cavalcioni su un ferito per terra, ma dopo vi farò vedere. Allora quelli potete sparargli, ma se stanno in piedi ve li schivano i colpi. Io qui mi scordo di cambiare arma, mi ritrovo nel livello successivo, cioè nella schermata successiva senza munizioni. Ho passato, non so, una mezz'ora a cercare di passare da sopra, a rubare un'arma, ma era impossibile. Alla fine ho fatto la strada di sotto e dopo un paio di tentativi sono riuscito a prendere possesso di un'arma, a fare le mie solite kill, anche se le combo non sono altissime. Qui eccolo qui. Quel maniaco che avete visto che ho appena ucciso stava appunto a cavalcioni su un ferito, su un morto. Non so cosa stesse facendo e quello può essere ucciso, quel tipo lì, in quel frangente può essere ucciso con l'arma. Vediamo se ci ha dato la più. Ha dato la S, perfetto. Continuiamo. Telefonini. Andiamo verso sinistra, leggiamo il foglietto, o quello che è. Andiamo verso la macchina da scrivere e scriviamo. Atto 6, catastrofe. Parliamo, parole. Parole, soltanto 21esima scena, 6 Zure. Perfetto, qui scegliamo gli occhiali da bodyguard, che sono gli unici che possiamo scegliere tra l'altro, ma che ci danno la possibilità di utilizzare la katana, che è un'arma che serve per il trofeo delle armi. Facciamo le nostre solite 3 kill per scaramanzia e iniziamo. Allora, questo non è per niente difficile, basta insomma, seguire la giusta strada. Qui
ho un po' di fortuna perché riesco con un'arma a sparare a qualcuno lì, non sapevo nemmeno se ci fosse... No, in realtà lo sapevo che ci fosse, però sapete si spostano. Riesco a tenere la combo attiva. Continuo a sparare. E cambio... Qui ho fatto un capolavoro, qui ho cambiato schermata, ho fatto un capolavoro. State attenti qui, cambiate subito arma e prendete un'arma da per terra che faccia rumore, se no potete attirarli. Se usate la pistola che avevo io non avreste attirato nessuno. Spariamo a questo, è importante sparare a quello attraverso il vetro perché è l'unico modo per ucciderlo. Certo, se volete mantenere la combo, no. Qui andiamo di arma bianca, insomma, avete bastone. Di nuovo, ok, adesso uccidiamo l'ultimo, cambiamo arma e spariamo verso l'alto perché ci sono gli amici che stavano facendo il giro, che ci stavano quasi rincorrendo anche senza saperlo. Combo di 38 non mi sembra per niente male. Andiamo alla prossima schermata. Vabbè, questa è semplicissima, non c'è niente di difficile. Prendiamo il pompata per terra e uccidiamo questi tre. Via. Ciao. S. E voilà, la Jason Fate. E abbiamo sbloccato un'altra maschera, tra virgolette, un altro oggetto per il tizio qua, per il tizio Moro, del quale mi sfugge il nome, ma non importa. Tanto ci servirà per un trofeo, dovremmo utilizzare tutti i suoi stili, tra virgolette, tutti i suoi oggetti per un trofeo, ma ne parleremo dopo. Usciamo, ricordiamoci la macchina di questa e quest'altra da povero. Attenzione, ora c'è il giornale da prendere. Quando siamo con la gente che ci segue, stiamo attenti, prima di uscire, leggiamo il giornale. Il nono giornale, ce ne manca solo uno, che troveremo alla fine di questo capitolo. Quindi ci manca veramente poco. Saliamo sul furgone, a quanto pare da soli. 22esimo livello, Blood Money. Allora, qui ecco, per il trofeo Percussive Maintenance, che ci richiede di distruggere 100 apparecchi elettronici, quindi computer, televisioni, e ci sono anche delle fotocopiatrici lì dietro. Se ancora non l'avete fatto, io già l'ho fatto, però questo è un ottimo spot. Sparate a questi 4 computer, quello che cacchio so, più le fotocopiatrici, e vi fate uccidere. Fate così per 30 secondi, quanto ci vorrà, e vi prendete il trofeo. Io, ripeto, già ce l'ho, quindi non posso mostrarvi nulla. Allora saliamo, attenzione qui, fate come ho fatto io. Prima ferite i primi due, poi prendete l'arma, cambiatela qui, continuate, perché se no, se non ferite i primi due li uccidete non potete portare avanti la combo. Poi passiamo sotto. Ricordatevi sempre di cambiare arma quando è il momento, tipo qua. E poi qui la combo purtroppo termina per forza, perché anche qui avrei dovuto fare lo stesso giochino che ho fatto sopra, cioè il primo di qua sotto non ucciderlo, ma ferirlo, tramortirlo, in modo tale che poi me lo sarei ritrovato a ritorno. Comunque vabbè, va bene quello che abbiamo fatto. Passiamo alla prossima schermata, cambiamo arma. Niente, non l'ho cambiata, vabbè. Qui spariamo in alto, sia a destra sia a sinistra, e poi di nuovo a sinistra angolato, come vi ho fatto vedere. Cambiamo arma, prendiamo quella da per terra. E facciamo qui un pochino complicato perché non è che la visuale sia ottima. Come al solito spariamo, uccidiamo nemici, attiriamoli nel contempo. Ricordatevi che lì in alto c'è pure un panzone, se riuscite a ferirlo. Ecco appunto, eccolo qui. Io non sono riuscito a ferirlo e me lo sono ritrovato qui. Tra l'altro, piccola nota a margine per me, per quando mi rivedrò il video, mentre facevo questo livello mi stavo sentendo in sottofondo Forrest Gump. Lo stavo vedendo, sentendo, insomma. Qui cercavo munizioni, ma non sono riuscito a trovare il pompa. Allora, altra schermata. Come al solito, spariamo, attiriamo, uccidiamo, poi passiamo sopra, spariamo, attiriamo, uccidiamo. Ah, c'è il panzone, state attenti. Prendiamo il pompa che è fondamentale. Boom, boom, bam. Poi passiamo, mi pare, ok, sotto, perfetto. Poi sopra. E livello terminato. Intermezzo. A più. Poteva andare meglio? Sì, poteva andare peggio pure. Ah, abbiamo sbloccato l'ultimo stile per il tizio qua. Per Son, mi pare si chiama. E poi dovremo andare a utilizzarlo.
Saliamo. Parliamo. E torniamo da dove siamo venuti. Saliamo nella nostra bella macchinetta e voilà. Entriamo, attenzione che qui c'è il giornale. Saliamo e in cucina guardate un po' cosa abbiamo. Trofeo, extra extra riddle about it. I giornali ci siamo levati da turno, meno male. Ora scendiamo, dormiamo, svegliamoci. O non so cosa stia sognando, boh. Scendiamo con l'ascensore di nuovo. Saliamo in macchina. 23esimo episodio. Coke. Boh. Allora. Vediamo questa barriera di protezione. Parliamo questo signore. Qui attenzione, c'è da premere qualcosa, sennò questo continua a strozzarvi. Dovete premere o R1 o L1, non mi ricordo. Qui io cerco di prendere l'arma. Deformazione professionale, ma non si può prendere. Saliamo. Entriamo nell'abitacolo di questo mezzo ultramoderno. Parliamo col signore qui. Ed eccoci qua in azione. Allora state attenti qui, fate esattamente quello che faccio io. Attirate questo col pompa, è fondamentale. Uccidetelo e lasciatelo lì. Adesso torniamo indietro, uccidiamo il cane, prendiamo il pompa e spariamo a tutti. A più non posso. Quando finiamo le munizioni del pompa, prendiamo la pistola, insomma quello che trovate da per terra, e continuiamo a uccidere gli altri. Non c'è veramente nessuna difficoltà, tranne quella prima parte che ha bisogno di un po' di memorizzazione. Qui incredibilmente mi ricordo di cambiare arma. Straordinario. Allora qui ho il pompa, quindi mi facilita di parecchio le cose, uccidendo il panzone subito. Chiaramente se non avete il pompa, avete un'altra arma, la soluzione diciamo è un pochino diversa. Il tragitto è lo stesso, però chiaramente dovete stare più attenti. Col pompa diventa tutto più semplice in questa parte. Tante altre volte è meglio il mitra. Saliamo. Bene. Era un sogno, infatti. Sì. Passiamo oltre. Andiamo da Son. Io lo chiamo Son, magari è una gaffa, ma mi pare si chiami Son. C'è anche il trofeo relativo a lui. Un paio di trofei ci sono, uno che non è missabile, uno che invece non è che è missabile, però dovete fare una particolare cosa che poi andremo a vedere dopo. Intanto finiamo sto gioco e prendiamo le A+ in tutti i livelli, poi gli altri trofei ce li vediamo dopo. 24esimo episodio, Takeover. Prendete l'oggetto, lo strumento che non avete utilizzato prima, così da facilitarvi, cioè da velocizzarvi un trofeo dopo. Io ho scelto questo qui, il tirapugni, che ci permette di uccidere i nemici con un colpo, anche i panzoni, per questo ho scelto questo. Però c'è anche l'ultimo che vi dà le doppie MP4, insomma scegliete voi. In questo primo livello voi seguite la strada che ho fatto io, In questo primo livello è perfetto questo tipo di approccio, corpo a corpo, uccidi tutti, veramente perfetto. La seconda schermata è invece sarebbe stato meglio avere un altro asset, un'altra classe, un'arma con cui sparare. Qui vabbè, come al solito vado cercando il cane che non si sa dove sia, poi alla fine lo trovo. State sempre attenti ai cani che basta un attimo e vi attaccano il collo e alla fine. Oddio, sta schermata c'è da spararsi, Allora state molto attenti, attirate questo col pompa, poi entrate e attirate quello col pompa. Ci sono diversi nemici da attirare qua se proprio la volete fare perfettamente, dico nella stanza.
Qui la faccio in un'altra maniera perché alla fine mi ero pure stancato. No, stancato, è che farla come la volevo fare era proprio da fenomeno e ti viene una volta ogni 2-3 mila tentativi, quindi alla fine ho optato per non tenermi la combo per tutto il tempo, per una combo no minima, sì, insomma, non straordinariamente alta, però comunque un 9 per non è male, non è nemmeno benissimo, però vabbè. Qui state attenti, questa è l'ultima parte, vi ricordo non siete armati, però niente di particolarmente difficile. Occhio qui che c'è in alto a sinistra un altro nemico, ma è nascosto. Infatti io qui non lo vedo, credo sia nascosto nel vasto in alto a sinistra. Mi faccio tutto il livello cercando questo nemico, alla fine lo ritrovo qui. Ora per la prossima schermata state attenti che qui ho fatto un casino con la strada. Semplicemente la schermata dove stavamo, andiamo nella zona centrale dove abbiamo ucciso il cane e saliamo. Allora qui occhio perché ho avuto un problema con la registrazione, non mi ha registrato i primi 10 secondi di questa run, diciamo. E proverò a farvi capire la strada da percorrere con la grafica in post editing e con la mia voce, sperando di farvi capire cosa dobbiate fare. Non è niente di difficile, non mettetevi paura. Proviamo. Allora dal punto iniziale salite, entrate dentro questa stanza con queste piastrelle grigie e uccidete il nemico con l'arma. Perfetto. Poi proseguiamo in alto a destra, uccidiamo il nemico con il tubo e se è uscito dalla tua stanza anche il panzone. Poi scendiamo, se è ancora nella stanza uccidiamo il panzone, scendiamo ancora, uccidiamo questi due nemici qui e poi basta, avremo finito, adesso ricomincia il video. Proseguiamo verso sinistra, uccidendo anche quest'altro, uccidiamo questi due, saliamo, uccidiamo quello con l'arma, quello col tubo e il panzone. Ora qui arriva la parte difficile. Attiriamo il cane, però c'è un problema perché a volte ve lo uccide così sul colpo, a volte invece fa l'animazione dell'esecuzione e vi mette veramente in pericolo. Vedete qui come l'ha ucciso subito? Guardate adesso. Ho dovuto fare l'animazione. Perché? Probabilmente perché non lo colpisco al momento giusto. Quindi voi cercate di colpirli al momento giusto. Magari se state dietro un angolo è meglio. E niente, fate quello che ho fatto. Uccidete tutti qui. Attirate questi con le armi. Qui vabbè la combo è scaduta, però già avevamo fatto tanto per il livello, perché questo è difficile tenere la combo, questa schermata. Passiamo qui in sotto, uccidiamo questo, poi se siamo fortunati riusciamo anche a uccidere quest'altro in combo, però questo sta dormendo, quindi arriva quest'altro che di norma non arriva, però va bene. Qui potreste attirarli entrambi, invece quello di sinistra non si è fatto attrarre, quindi torniamo indietro e attiriamo anche quello di sinistra. In una logica di mantenimento della combo chiaramente sarebbe più opportuno attirarli entrambi e ucciderli entrambi, però vabbè, tanto la combo era finita. Adesso andiamo a cercare l'ultimo nemico, che come al solito è il cane. Mi raccomando, state attenti se anche voi avete come ultimo nemico il cane, e saliamo. Entriamo nella stanza centrale. Scena. Guardate come sono resi bene i cani al guinzaglio, no? Che tirano. Straordinario, vedete come in 2 pixel si riesce a fare arte. Grado S, roba ad alto livello. I livelli canonici sono terminati, ci manca il livello bonus che andremo a fare dopo e adesso c'è l'epilogo. Voi direte perché devo fare l'epilogo, tanto non conta per la più. Conta perché se non finite l'epilogo non vi dà il trofeo di aver finito il gioco, sia difficile, sia normale, in qualsiasi difficoltà stiate. Quindi viviamo questo ultimo trip. C'è poco da dire, insomma, i livelli sono semplici, non dovete portare avanti combo, niente. L'unica parte difficile sarà il boss finale, qui semplicemente aggiriamolo, prendiamo il tubo e uccidiamolo, niente di complicato. Chiaramente non avviciniamoci, sennò ci carica. Questo non è un nemico, possiamo benissimo avvicinarci, prendere l'arma. Molto disturbante questo livello, ma tutto il gioco in realtà. Non so se avete giocato il primo.
Allora qui aspettate che esca questo mostro dal vetro e sparategli. Niente di assolutamente complicato. Poi ci ritroviamo in questo piano dimensionale più attinente al vero, ma comunque sia non verosimile. Uccidiamo questi Iggipluff, come si chiama quel Pokémon lì che sembra? No, Iggipluff, c'è poi un Pokémon così. Marrone con le antenne, vabbè, mi ricordo. Ora attenzione qui. Prendiamo il pompa. Aspettiamo che il mostro esca, ti faccia vedere. È un attimo, dovete essere perfetti col tempismo. Allontaniamoci un po' e pum! Spariamoli. Perfetto. Continuiamo. Saliamo. Questo è il boss finale. Avete l'ascia e dovete mozzargli la testa. Però state attenti perché se vi avvicinate subito vi uccide. Aspettate un attimo che non lo so adesso come funzioni perfettamente. Poi dovremo studiarlo bene in hard mod, perché qui è facile, ma poi in hard mod secondo me è più difficile. Comunque vabbè, avviciniamoci alle teste e mozziamole. Qui ci vorranno almeno 3-4 tentativi per capire bene il tempismo. Comunque percorriamo questo ponte arcobaleno. Ci porterà nella terra dei non definiti sessualmente. E il gioco è finito. Ci sono un po' di titoli di coda. Io qui ve li salto alcuni, Mi raccomando, non saltateli. Non saltateli. Io ve li salto nel senso ve li taglio. Voi non saltateli perché vi deve dare il trofeo. E se li saltate il trofeo non ve lo dà. Questo vale anche per la modalità hard mod, Ed eccoci qui, dopo un paio di filmati e di titoli di testa, ci verrà dato il trofeo per aver completato il gioco. Un altro filmato ve lo faccio vedere per completezza, chiaramente. Altro filmatino. The End. Speriamo. Ci ritroveremo al menu principale. Beh, no, questo no, un po' troppo avanti. Torniamo indietro. Ecco il nostro menu giusto. Avviamo il livello Abyss, quello bonus. Potete anche, volendo, skipparla l'intro, però vabbè, io per completezza l'ho fatta e ve la mostro. Parliamo con questo tizio. Entriamo in macchina. Nel taxi mi sembra. Ecco, siamo arrivati alla nostra ultima Appio. Parliamo con gli animali dello zoo, perfetto, usciamo e qui inizia l'azione. Allora, ferite il primo, non uccidetelo, passate qui dentro, entrate, ferite questi due, prendete un'arma, uccidete questi, cioè tramortite questi qui, poi attiriamo questi con la pistola, come al solito scarichiamole per mandare avanti la combo, ricordatevi questo è un livello di quelli speciali, ma non è il livello, è il personaggio che è lo scrittore che non uccide nessuno. Poi continuiamo, uccidiamo questo in alto, attiriamo quest'altri, utilizziamo sempre le armi per aggiornare la combo.
Poi qui continuiamo ad attirare. Questo non si fa attirare, quindi prendiamo un'arma e lanciamogliela. E poi finiamolo a terra. La prima schermata non era per niente difficile. Adesso ci aspettano un paio di schermate parecchio complicatucce. Questa non tantissimo, però più complicata della precedente. Colpiamo questi due, scarichiamo le loro armi, attiriamo quest'altro con l'arma, scarichiamo l'arma, riprendiamo la mazza, attiriamo quest'altro, scarichiamo l'arma, mazza, utilizziamo questo come ponte per la combo, quest'altro e passiamo qui. Se siete fortunati qui potete portarla anche più avanti. Io sono sfortunato che quel coglione lì in mezzo non mi vede e non viene ad attaccarmi. Potete entrare da qui, se no potete entrare da qui sopra, se vi riesce più semplice. Attiriamoli, uccidiamoli e poi scarichiamo le armi. Anche se sto notando ora che scaricando le armi a livello finito non vi aumenta la combo. Allora, terza schermata, colpiamo questi due, attiriamo il pomparolo, prendiamogli il pompa, scarichiamolo, attiriamo questi due. Mentre scarichiamo un'arma facciamoci vedere da quello. Prendiamo un'arma corpo a corpo, uccidiamo, tramortiamo questi tre. Se ne trovate tre, a volte sono due, a volte uno, insomma dovete essere anche fortunati ad adattarvi come al solito alla situazione. Allora qui poi una volta uccisi questi iniziali è fatta la combo, cioè qui dovete attirarli e ucciderli uno per uno, cioè non ho trovato altre tattiche sinceramente. Come al solito se uccidete un nemico con l'arma ricordatevi sempre di scaricarla per portare la combo almeno a due. Poi niente, avviciniamoci sperando che ci vedano, attiriamoli dietro l'angolo e colpiamoli in testa con la mazza, che vedevo di. Ecco, qui l'unica finestra che vedo, una volta passati tutti e tre i nemici a sinistra con l'arma e anche, vedete in alto c'è questo in questa stanza, perfetto. Una volta passato potremmo, infatti è quello che farò, entrare nella stanza in basso, ecco qui. Poi da qui siamo più vicini, abbiamo più possibilità per attirarli. Questa è un'ottima tecnica per continuare la combo, per aumentarla, però io poi alla fine non volevo rischiare sinceramente, quindi me la sono presa con molta calma. Poi ho detto vabbè, lascio le armi lì per terra, poi quando sono morti tutti le scarico. Abbiamo scoperto che non serve a niente. Per fortuna qui non erano tutti morti, c'era l'ultimo ragazzo al bagno. Level clear, state attenti, qui dobbiamo uscire, non tornate indietro. In realtà l'uscita non si vede, ma sta appena uscita a sinistra. Prendiamo i trofei, Don't Let Anger Get the Best of You e 1800 Goddam. Allora, per 1800 Goddam dovreste averlo preso, che è per aver ottenuto almeno la più in tutti i livelli. Per quell'altro, se avete seguito la mia guida, dovreste averlo ottenuto. Ma se invece non ve l'ha dato, non vi preoccupate perché adesso lo andiamo a trattare. Per il trofeo Don't Let the Anger Get the Best of You dovremo completare i livelli dello scrittore che sono il quinto, il tredicesimo e il livello bonus Abyss senza uccidere nessuno. Come ben sapete questo personaggio non vi permette di utilizzare armi letali quali il coltello e le armi da fuoco. Però se noi attiriamo un nemico, gli saliamo sopra e continuiamo a premere X per un tot di tempo, vedremo uscire del sangue. Ecco, questo è quello che non dobbiamo fare perché questo conta come kill. Se volete compiere un'esecuzione a terra fatelo, però non continuate a premere X, se vedete che esce il sangue lasciate perdere, riavviate. In più, se uccideremo due nemici in questa maniera, quindi prendendoli a cazzotti a terra finché non esce il sangue, sbloccheremo una specie di rage mod che ci permette di utilizzare le armi da fuoco e anche le armi letali quali il coltello, che comunque potrebbe darvi una mano in caso non riusciate a ottenere la A nella maniera non letale. Con le armi magari tutto diventerebbe più semplice. Comunque, se ancora non l'abbiamo fatto, terminiamo i livelli 5, 13 e Abyss come vi ho mostrato io, quindi senza uccidere nessuno, e otterremo il trofeo. Passiamo al trofeo Fanatic, che ci richiede di terminare almeno un livello con tutte le maschere dei fan. Andiamo al livello 1, skippiamo l'intro ed utilizziamo la maschera che ancora non abbiamo utilizzato. Se avete seguito questa guida, l'unica maschera che vi dovrebbe mancare è Tony, quindi scegliamola, terminiamo il livello con essa e voilà, trofeo Fanatic. Similmente dovremmo fare con il trofeo Family Business, che ci richiede di terminare almeno un livello con tutti gli accessori di Son. Avviamo il livello Seizure, scegliamo quello che ancora non abbiamo utilizzato, che se avete seguito la guida sarà Plotline, completiamo il livello con esso e voilà, trofeo.
Finalmente possiamo passare al trofeo delle armi, a box full of sharp objects. Per fortuna dovrebbe essere l'ultima volta che pronuncio questa frase. Come vi avevo già anticipato, dobbiamo fare le armi dei soldati, quindi avviamo il capitolo 9, il livello numero 9, chiamatelo come preferite, e terminiamolo con le armi che ancora non abbiamo utilizzato nel livello 9. Nel livello 9, attenzione, dovreste aver utilizzato il fucile a pompa a meno che non lo abbiate ripetuto più volte il livello. Quindi ci manca l'M4, il lanciafiamme, il fucile da cecchino e il mitraglione. E ci sarebbe anche il coltello che si equipaggia con L1, ma credo che lo abbiate utilizzato nella prima run. Se non lo avete ancora utilizzato, in una di queste 4 run che farete cercate di utilizzarlo almeno una volta. A meno che non siate fortunati, il trofeo non ve lo darà adesso, perché dovrete ripetere alcune armi che sicuramente il gioco non vi ha contato, perché questo trofeo non si sa perché è buggato. C'è chi dice di ricominciare il gioco, di disabilitare il cross save, sì, tutte cose che potrebbero funzionare come ultima chance. Prima facciamo le cose più semplici, più veloci. La cosa che dovete fare come prima istanza è riutilizzare quelle armi che tendono a essere un pochino critiche sotto questo punto di vista, che sono la bottiglia di vetro rotta, l'acido. Mi raccomando, l'acido ricordatevi di utilizzarlo sia con L1 sia con R1, lo spazzolino da denti, il tubo grande di ferro e dulcis in fondo la scheggia di vetro. Ed era proprio quella che il gioco non mi aveva contato. Quindi ho perso una mezz'oretta, ho riutilizzato queste armi che vi ho appena elencato e appena ho utilizzato la scheggia di vetro, dato che ormai stavo lì, prima di provare a riutilizzarla con R1 l'avevo provata con L1 per scrupolo e non mi aveva dato il trofeo. Poi l'ho riutilizzata con R1 e mi ha dato il trofeo. E voilà, le ci sono fatte. Ricordatevi anche, come vi ho già detto, che le esecuzioni non valgono, ma non valgono nemmeno quelle uccisioni quando il nemico è spalle al muro, seduto per terra praticamente, e lì possiamo utilizzare l'arma per ucciderlo, ma quel tipo di kill lì non vale. Ora non ci resta che finire il gioco hard mode e il trofeo Genocide, che ci richiede di compiere 50.000 uccisioni. Chiaramente prima facciamo il trofeo hard mode in modo tale da compiere altre uccisioni e alla fine doverne farmare di meno. Al trofeo hard mode ho dedicato un video intero che troverete nella descrizione. Mi raccomando, però ve lo dico sin da subito, non cliccate su New Game per avviare l'hard mode, ma cliccate su Continua, premete quadrato e da qui potrete giocare i livelli in modalità hard e conteranno per il trofeo. Poi quando vorrete tornare alla modalità normale ripremete quadrato. Allora, presumendo che abbiate preso il trofeo dell'hard mode, passiamo all'ultimo trofeo, Genocide, avviamo il capitolo 17, il livello 17, saltiamo l'intro. E qui è il posto perfetto. Basta riavviare il livello finché il primo nemico non verrà spawnato con un'arma che non sia un pompa, va bene, un fucile, una mitraglietta, no, la pistola no, un'arma che spari veloce. Entriamo, gli rubiamo l'arma e spariamo. Questo è il metodo base, però su internet ne ho trovato uno ancora più veloce, sempre che si basa su questo livello. Praticamente dobbiamo entrare subito dopo aver riavviato il livello, prendere l'arma del nemico e sparare, magari se riuscite spostandovi anche verso destra nel contempo. Una volta che saremo morti, guardate, respawneremo con l'arma in mano, quindi ci basterà tenere premuto R1, X per quando moriremo, magari mirando con la levetta verso la traiettoria più adatta a uccidere più nemici, ed ecco qui. Guardate qui come sono veloci. Pam 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 pam. E in un'ora nemmeno dovreste ottenere il trofeo, ma anche di meno. E voilà, un altro bel platino ce lo siamo portato a casa. Non esitate a commentare se avete bisogno di aiuto, se avete qualche dubbio. Spero di avervi aiutato, vi auguro una buona giornata se vedrete questo video di giorno, una buona nottata se lo vedrete di sera o di notte e un buon platino a tutti. Ciao!